Bella a tutti gamers e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi parliamo di uptempo hardcore. Strano, non ne parlo proprio mai. Ma quale artista andremo a riprodurre oggi? Abbiamo riprodotto? Ma quale artista andremo a riprodurre oggi? Ho riprodotto MBK, Major Conspiracy, The Dark Horror, Soul Blast, Luna Corps. Ma chi manca? Ne manca uno. Manca Pavarotti. Sì, Pavarotti. Il famosissimo Pavarotti che ha pubblicato un sacco di tracce in Masters of Hardcore. Sicuramente. Ovviamente non parliamo di Pavarotti, ma parliamo di Dimitri K. Ma come al solito non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito. Che oltretutto c'è da andare poi a mangiare la pasta asciutta, quindi diamoci una mossa. E iniziamo quindi con il primo step. Come primo step partiamo dal breakdown, che come tutta la traccia non è poi così ricco di strumenti, ma come diceva qualcuno, meglio pochi, ma buoni. Come prima cosa nel break ho scritto questa linea di basso. Dove successivamente sono andato poi a costruire degli accordi per scrivere i nostri pad, che sono questi due. Questo è quello che sta sull'ottava più bassa. Quest'altro pad invece suona le stesse identiche note del pad precedente, soltanto spostate di un'ottava sopra. E insieme i due pad suonano così. Sentite che soltanto con due layer di accordi abbiamo riempito uno spazio enorme. A condire tutto quanto come una buonissima insalata, che oltretutto manco mi piace, troviamo una serie di effetti come impact, sweep e impact e sweep e impact e... Ok, impact e sweep, l'abbiamo capito. Per evitare poi che le basse degli impact e le basse del basso si sovrappongano, ho scritto questa semplicissima automazione. Subito dopo, ma comunque prima dell'introduzione della melodia principale, troviamo delle campanelline, che sono state scritte sempre copiando la linea di basso, ma con qualche modifica e con qualche nota in più per arricchirla. E come faccio sempre, tanto ormai lo avete capito, ho preso due campanelline diverse e le ho scritte su due ottave diverse, per renderle più giganti possibili. Questo è il primo layer sull'ottava più bassa. E questo è il layer sull'ottava più alta. E insieme sentite? Il secondo layer gli aggiunge proprio quella freschezza che al primo layer manca. Passando alla seconda parte del break troviamo la nostra melodia principale che, al contrario dell'accoppiata basso più pad, che suona molto misteriosa, la nostra melodia principale in realtà suona molto allegra. Unendo le due cose avremo un'allegra misteriosità o una misteriosa allegrità. Ok, facciamola finita. Indovinate un po' come è stata scritta la melodia principale? Col culo? Esattamente, sempre seguendo la linea di basso, dove a ogni battuta cambiamo ottava. Infatti questa è la linea di basso. E questa è come è stata scritta la melodia principale. Abbiamo dei cambi di ottava e poi delle note di passaggio. Per la nostra melodia principale abbiamo 4 layer su 3 ottave differenti. Partiamo con quello dall'ottava più bassa che è stato realizzato con Spire.
Nell'ottava subito sopra invece abbiamo un serum. All'ottava ancora più alta invece troviamo 2 layer, il primo realizzato col Dune 3 e il secondo sempre con lo Spire. Questa traccia prende molta ispirazione dalla traccia pubblicata proprio da Dimitri K, Shmel Treble, e in quella traccia, proprio come la mia, è stata data molta importanza alle alte frequenze della nostra melodia. Infatti, i 4 layer insieme suonano così. Infine, insieme alla seconda parte della melodia troviamo un vocal. Infine, insieme alla seconda parte della melodia troviamo una batteria distorta e un vocal. E come tocco finale aggiungiamo qualche sweep. Dopo aver analizzato il nostro breakdown in tutte le sue parti, possiamo passare adesso al secondo step, con il build-up. Tieni. Oh, ma grazie, un regalo per me, che bello! Che bello, vediamo cos'è. Ma è bellissima! Wow! La sezione del build-up è abbastanza semplice, troviamo giusto qualche effetto. Uno snare. E sempre il nostro vocal. Infine abbiamo un riser a cui è stato automatizzato il volume, il pitch e l'endless smile. Questo riser è stato realizzato semplicemente prendendo la prima nota della progressione, allungandola parecchio e registrandola successivamente con Edison, un plugin integrato a FL Studio, proprio in questo modo. Six and a half hours later. Nella parte del fig drop invece non abbiamo praticamente niente, abbiamo soltanto il vocal e la coda e dei reverberi dovuti al build up. Possiamo quindi passare al terzo step. Ma che fai? Svegliati! Sì, scusate, lo prendo subito. Va bene così. Passiamo quindi alla parte più succosa di questa traccia, ovvero il drop, dove abbiamo 4 kick, di cui 2 sono stati realizzati prendendo ispirazione dalla traccia Shmel Treble e gli altri 2 dalla traccia It's My Surprise. A dire la verità ne avevo realizzato anche un quinto prendendo ispirazione dalla traccia Fresh New Kicks. Sentiamo però i 4 kick della traccia. Questo è il primo. Questo è il secondo. Questo è il terzo. E questo è il quarto. La maggior parte delle volte questi kick sono caratterizzati da distorsioni super croccanti e da basse frequenze con un grandissimo movimento. La sensazione è proprio quella di sentire un cuore che batte. Quindi mi raccomando, se fate un kick Dimitri K style e non sentite il cuore battere, probabilmente avete sbagliato qualcosa. E probabilmente siete pure morti. Ma per realizzare basse di questo tipo, l'unica cosa che dovete fare semplicemente è giocare con l'inviluppo del pitch. Dove per giocare intendo proprio questo.
Come al solito scrivetemi qui sotto nei commenti se volete un kick tutorial approfondito di come fare i kick in stile Dimitri K. Altra cosa che ho sentito dalle tracce di Dimitri K sono proprio questi scratch totalmente distrutti. Questo effetto è stato realizzato in maniera molto semplice, semplicemente prendendo lo screech originale ed esagerando in maniera molto particolare le basse frequenze ed utilizzando subito dopo un distorsore. Io ho usato l'Isotope Trash, voi potete utilizzare quello che volete, non è troppo importante il tipo di distorsore. Infine, per dare un po' più di colla ed ambiente a tutto quanto, ho aggiunto un white noise con un po' di reverbero. E una volta realizzata tutta la traccia possiamo passare allo step 4, il clipper. No, non sto parlando dell'accendino, che cosa ci dovrei fare con un accendino? Guilty to being anxious, ain't no way in hell. When will they let the little kids in the hood play? I got shot 5 times, but I'm still breathing. Place, and you can never understand till we trade place. Stand 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 till we trade places. Tell the world I've been guilty to being anxious. Ain't no way in hell. Guilty to being anxious, ain't no way in hell. Just way in hell. Siamo quindi giunti alla fine di questo nuovo video. Fatemi sapere con un bel commento qui sotto se la traccia vi è piaciuta e anche quale artista secondo voi dovrei riprodurre le prossime volte. Vi ricordo anche di seguirmi su tutti i miei social qui sotto in descrizione, soprattutto Instagram dove spesso pubblico sondaggi che possono decidere la sorte dei nuovi video. Non mi resta quindi che salutarvi e ci vediamo alla prossima, Gabbers!